Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e oggi vi farò vedere come creare un cumulo di compost a base di BSG. Nel video Lombricoltura, le trebbie della birra, ho descritto nei dettagli cos'è il BSG, da cosa è composto e come deve essere miscelato ai materiali carboniosi per ottenere la giusta combinazione che sia favorevole ai batteri decompositori. Vediamo i materiali organici che andremo ad utilizzare. A disposizione abbiamo del BSG, del cippato e delle foglie secche. Questi sono i sacchi di BSG che ho lasciato stagionare per circa 3 settimane, in modo da forzare il processo di decomposizione controllato che aiuta a rompere le fibre del BSG. Questo passaggio rende il materiale più facilmente assimilabile dai microrganismi del cumulo del compost e riduce il rischio di innesco di fermentazioni indesiderate che potrebbero disturbare il processo di compostaggio. Inoltre il BSG fresco ha un odore piuttosto forte e sgradevole e lasciando qualche sacco aperto spero che la mosca soldato venga attirata e deponga le sue uova. La mosca soldato è un ottimo decompositore e non inficia in nessun modo sul processo di compostaggio e neanche su quello del lombricompostaggio. Quindi ben venga! Come approfondimento sto preparando un video sulla mosca soldato e verrà rilasciato a breve. Quindi se siete interessati ad un altro alleato per il compostaggio, state sintonizzati. Dunque dicevo che la stagionatura aiuta comunque a mitigare questi odori, rendendo il materiale più piacevole da maneggiare. Poi abbiamo del cippato di legno, anch'esso lasciato a stagionare in un cumulo a sé stante per circa 7 mesi. Anche per questo cumulo di materiale marrone otteniamo diversi vantaggi nella stagionatura. Infatti il cippato fresco contiene molta umidità che può rallentare il processo di compostaggio. Stagionandolo si riduce il contenuto di acqua, rendendolo più adatto a essere miscelato con altri materiali verdi. Questo perché l'azoto tende a diminuire con la perdita di umidità a causa della volatilità dell'ammoniaca. Durante la stagionatura viene avviata una decomposizione lenta del materiale legnoso. Se vedete, ha iniziato a disgregarsi producendo questa materia organica simile a segatura. Nei giorni scorsi, dopo la pioggia, la temperatura si è abbassata parecchio e ho visto la comparsa di alcuni funghi. Questo significa che nelle parti più esterne del cumulo le temperature sono idonee alla proliferazione del micelio. I funghi sono eterotrofi. Per maggiori approfondimenti su questi termini vi rimando al video dal titolo Il compost da scarto a risorsa, di cui vi lascio il link in descrizione e qui in sovraimpressione. Essendo eterotrofi, non possono autoprodursi il cibo attraverso la fotosintesi, pertanto devono procacciarsi il cibo con l'assorbimento, che funziona più o meno così. I funghi rilasciano nel substrato delle sostanze enzimatiche digestive, che hanno la funzione di scomporre il materiale organico in molecole più semplici che possono poi essere assorbite dalle ife. Le ife sono come delle radichette, cioè dei filamenti del micelio, che hanno la funzione di assorbire le sostanze nutritive liberate dagli enzimi. Ecco perché quando si parla di come si nutrono i funghi, si dice che i funghi si nutrono attraverso l'assorbimento. Ops, mi sa che ho divagato un po' troppo e stavolta ho sconfinato nel regno dei funghi. Comunque è un regno interessantissimo quello dei funghi. Poi ho un cumulo di sole foglie secche. Non ricordo di cosa siano. Comunque anche questo è in stagionatura da almeno 6 mesi. Bene, nel video scorso abbiamo visto quali sono le proporzioni da usare nel cumulo per i materiali verdi e per i materiali marroni. Abbiamo detto 100 parti di BSG,
10 parti di foglie secche, 10 parti di cippato di platano, 10 parti di cippato di acero. Naturalmente per le parti si può andare un po' a occhio. Io ormai sono abituato e so quante cariole servono di ogni materiale, perché il BSG ad esempio pesa 3 o 4 volte in più del cippato stagionato. Ora componiamo il cumulo a strati. Cominciamo! La base di cippato è fatta. Non so se dal video si vede, ma le cariole di BSG sono molto più cariche rispetto a quella più o meno mezza cariola che faccio di cippato e foglie, per mantenere il giusto rapporto tra carbonio e azoto. Tenete anche presente che il BSG pesa molto di più in proporzione rispetto al cippato e alle foglie, che sono comunque abbastanza asciutte. Sono umide ma sono secche, mentre il materiale, il BSG, non è per niente secco, anzi è veramente umido perché all'interno dei sacchi non ha potuto evaporare l'acqua in eccesso.
Ok, a questo punto il cumulo è composto a strati, non dobbiamo fare altro che aspettare almeno qualche giorno che la temperatura entri nella fase termofila. Lo lascerò scoperto con l'ultimo strato di BSG, perché siccome è abbastanza puzzolente, potrebbe attirare le mosche soldato. Adesso non ci resta che coprirlo. Ok, il cumulo è stato allestito a dovere. I materiali utilizzati sono abbastanza umidi e quindi non ho dovuto bagnare gli strati durante l'allestimento. Però per far partire il cumulo in fretta lo richiamo con un liquido magico. Magico si fa per dire. Si tratta di normalissima acqua con l'aggiunta di zucchero di canna grezzo. Mi raccomando, usate sempre acqua senza cloro, altrimenti ostacoleremo i microrganismi nella loro proliferazione. Lo zucchero di canna fornisce una fonte di energia rapida, un boost, un turbo per i microrganismi presenti nel compost, che saranno ancora più invogliati ad accelerare le loro attività lavorative e anche il loro metabolismo. E se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, metti un bel like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella per non perderti i prossimi aggiornamenti sul cumulo del compost. Grazie per aver guardato il video fino qui e buon compostaggio a tutti. Ciao!